A tutti voi che cantate in chiesa, vi è mai successa una cosa del genere? Allora, oggi in chiesa ho cantato che era una bomba. Vedo l'ora di riascoltare perché oggi veramente ero in forma. Mamma mia, quanto ero bravo oggi. Ascoltiamo. Come un vento che soffia dentro me, faccio che vuoi in me. Come un vento che soffia dentro me. Quante volte. Se volete evitare una cosa del genere, allora continuate a guardare questo video perché in questo video parlo proprio di come evitare un imbarazzo del genere. Ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Gioele Capuano, sono un worship leader di una chiesa a Città della Pieve in provincia di Perugia e in questo canale faccio video tutorial come questi, faccio delle cover di canzoni che traduco dall'inglese solitamente e ora ho iniziato nuove serie, inizieremo un podcast a breve la prossima settimana, molto probabilmente, e ho iniziato a fare dei piccoli video di esortazione su qualcosa della Bibbia. Quindi se vi piacciono questi video, per favore iscrivetevi al canale, mettete mi piace o commentate, così so che comunque vi piacciono questi video e non mi demoralizzo e non smetto di fare YouTube. No, allora dai, basta. A parte gli scherzi, come ho detto all'inizio di questo video, qui in questo video parlerò di come evitare quei momenti imbarazzanti in cui tu pensi che sei stato così bravo, guarda, nel culto, ma hai spaccato, guarda, non hai stonato un attimo, tutti ti facevano i complimenti, mamma mia, bravissimo, poi ti vai ad ascoltare nella diretta, no comment, proprio facevi schifo, sembrava che eri una cornacchia, vabbè, me mi è successo tantissime volte. In questo video infatti parlerò di questo. Ora non so come lo intitolerò questo video, però forse forse l'avrete già capito dal titolo. Sì, parlerò di barare, di una cosa che si chiama autotune. No, ho detto la parola, ho detto autotune. No, non mi ammazzate, non è come pensate. No, a parte scherzi, non è come pensate. C'è un concetto molto sbagliato di autotune. Tutti pensano che, per esempio, tutti i cantanti famosi non sanno cantare, chiappi, butti sopra autotune, wow, sono bravissimi. Sì, diciamo con alcuni stili si può fare, ma solitamente no. Diciamo autotune, quello che serve veramente, non per barare, quello che serve veramente è per prendere qualcuno che già sa cantare bene e diciamo perfezionare la sua voce, comunque metterlo nella giusta tonalità, acchiappare le giuste note al momento giusto. E come ho detto, per fare una cosa del genere già devi essere bravo. Se tu prendi uno che stona, che va veramente proprio in un'altra completamente nota e tonalità, quando cambia, se tu provi a metterlo nella tonalità giusta, nella nota giusta, c'è un suono molto artificiale che è classico dei cantanti tipo trapper, così, che c'è quel volume così. E non è quello che penso che vogliamo avere noi. Però prendimi qualsiasi cantante di qualsiasi band famosa, Hillsong, bla 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 bla, anche non cristiani, e ditemi che non usa autotune. È impossibile. Nel passato c'è, per esempio, che ne so, una Whitney Houston, molto probabilmente non lo sa, ma quelli vabbè, lasciamo stare. Però adesso il 99,9% usano autotune. E non è barare. Molte persone pensano che autotune equivale a barare. No. Come la vedo io? Per esempio, io sto filmando un video. Dopo nell'editaggio cosa faccio? Aggiusto un po' i colori, aggiusto un po', si chiama white balance, non so come si dice in italiano, o la saturazione, quello che è, miglioro il video già è buono e lo miglioro, la stessa cosa che autotune, la voce è già buona e si migliora e si fa stare, diciamo, perfettamente nella nota giusta. Quindi spero di avervi più o meno chiarito a cosa serve autotune e che non è barare. Però se state pensando che vorreste, diciamo, usarlo in chiesa e pensate che sia costoso e complicato, no, per niente. Autotune, proprio il plugin Autotune, sì, è abbastanza costoso, costa sui 250 euro, 300 euro, non mi ricordo,
Però c'è un plugin molto simile del Waves. Chi non conosce Waves fanno i plugin più migliori. Sì, 13 anni di scuola, più migliori. Fanno i plugin migliori, non vorrei dire migliori, ma molto molto buoni. È uno che si chiama Waves Tune, più precisamente Waves Tune Real Time. Perché Real Time? Perché lo vogliamo usare dal vivo. Si può usare anche in post produzione, nell'editaggio si può usare, ma anche dal vivo. Quindi tu puoi prendere il feed del microfono e diciamo metterci autotune. Poi vi faccio vedere come si fa. Però quanto costa questo plugin? Solitamente sta sempre in offerta. Fanno sta cosa che sta sempre in offerta a $47, che è tipo 44 euro, non lo so, qualcosa del genere, però è veramente poco per quello che fa, e vi dico che è veramente potente, cioè potete avere libertà e fare tante cose. Però bando alle ciance! Ora vi spiego come si può usare Wavestune. Allora, innanzitutto perdonatemi l'angolazione brutta, tipo verso l'ingiù, però c'ho un monitor qua e sinceramente non c'ho voglia di spostarlo, quindi arrangiatevi. Allora, vi faccio subito vedere come fare per iniziare. Allora, io vi faccio vedere su Ableton, però è la stessa cosa per qualsiasi DAW. Io uso Ableton, ma potete usare Logic, Pro Tools, quello che vi pare. Allora, quello che dovete fare è aprite Ableton. Ora ve lo faccio vedere da stock quando aprirete Ableton. Aspettate che si apre. Fate un balletto. Ok, la smetto. Sì, non mi interessa. Allora, quando aprite Ableton c'è questa cosa. Chi non se ne intende di Ableton, ci sono due modalità di guardarlo. Session view e qualcos'altro view, non mi ricordo. Però, dai, ve le faccio vedere tutte e due. Iniziamo da questa. Questa in pratica, se voi registrate, ve la registra tutta di fila così. Però si può usare anche dal vivo con le tracce eccetera. Allora io inizierei di togliere queste cose che sono in più, reverb, delay, e togliamo queste due tracce MIDI e una traccia audio. Quindi siamo rimasti con una traccia audio che è quella che ci abbiamo bisogno se volete usare solo un microfono con autotune. Cosa dovete fare? Allora, innanzitutto dovete configurare il microfono, quindi andate su Live, Preferenze, solo in inglese, non ho cambiato la lingua, e selezionate l'input. In questo caso, per esempio, seleziono la mia scheda audio e l'output. Quello che fareste, ora ho il microfono nella seconda entrata, ma lo sto usando con Logic per registrare, tipo selezionereste dove ci avete il microfono, in quale entrata, quindi prendete anche la scheda audio di un'entrata, è uguale, in questo caso questa, e deve stare su in, quindi dovete essere sicuri che sta su in, perché sennò non fuoriesce la voce. E dovete mettere autotune. Come si fa a mettere autotune? Beh, una volta che lo scaricate, lo configurate, eccetera, lo trovate in plugin o custom o local, non lo so, è uguale. Comunque VST e Wave Shell, cioè in mono, in stereo, in mono va benissimo, e semplicemente lo trascinate qui dentro. Oh mamma mia, sta laggando tantissimo il computer. Sì, che sto a registrare sia l'audio che lo schermo, quindi sta a fare un po' lo scemo. Però se vedete, se smette di laggare, non smette di laggare, però in teoria prende queste note. Adesso lag, di solito non lagga, ve lo prometto. Sì, fa un po' schifo il mio computer, ma di solito non lagga così tanto. E sì, in pratica ti prende le note e sembra un po' intimidante questo software, diciamo, però non lo è. Io lo lascerei così. In pratica lo speed e no transition. No transition. Non so parlare più in inglese, sono metà inglese e non riesco a parlare. Lo speed è not lo dico in italiano, transition, ok? Io li lascerei così. In pratica, se li tirate queste due a zero, fa quell'effetto classico autotune tipo dei trapper, come dicevo prima. Io li lascerei così. Veramente li lascerei così. Quello che cambierei io, questo vi dà la quantità di percentuale. Quello che cambierei io è metterei qui, che cosa siete? Basso, baritono, tenore, alto, soprano. Io so tenore, lo lascio qua. Però ovviamente me lo cliccherà dopo. Però ora che sto parlando, vedi, va un po' in giù. Però solo quando canto sta qui più o meno. E questa cosa importante, la scala. Allora, se volete tenere, diciamo,
una tonalità per tutte le canzoni, perché cambiate tonalità nelle canzoni, lasciate così com'è, quindi su cromatico, che vi seleziona lui la nota a seconda di come cantate. Però in questo caso dovete saper cantare bene, perché se cantate male, cioè vi mette in una nota sbagliata. Però se avete qualcuno che potrebbe stare lì ogni canzone a cambiare la tonalità, potete mettere qua, speriamo che me lo apre, perché ecco, tipo in maggiore, in minore e tutte queste cose che non so che vogliono dire, perché non intendo niente di musica, non l'ho mai studiata. Però per esempio fai che state facendo una canzone là, metti maggiore, poi metti la, e quindi vedete ha eliminato tutti questi e mi tiene solamente nelle tonalità dell'A. Ovviamente se fate sta cosa e vi scordate di cambiare tonalità, succede che sembrate, non lo so, come ho detto prima, una cornacchia, perché cioè sarebbe peggio. Quindi se volete usare questo metodo, insomma, abbiate qualcuno che sapete che ve li cambia. E niente, questo è tutto, cioè non è per niente difficile. Poi vi ho detto, vi faccio vedere anche come si fa in quell'altra cosa. Non è per niente difficile, la stessa identica cosa. Ora ce lo dovrei già avere. Eccolo, sta qui giù. Semplicemente invece di metterlo qua, lo mettete tipo in una striscia, perché va al contrario. Prima nella striscia così, adesso nella striscia così. Lo mettete in questa striscia e lo tirate, lo mettete giù e l'aprite e fate tutte le cosine. Non è per niente difficile. Però vi vorrei fare ascoltare la differenza di se io canto una canzone con autotune o senza autotune. Ora ve la faccio ascoltare. Oh, lode al nome del Signore, oh, lode a Lui sempre di più. Oh, lode al nome del Signore, oh, lode a Lui sempre di più. Come potete sentire, la differenza c'è, specialmente se ascoltate con un paio di cuffie. Però non mi aspetto che avete ascoltato una differenza chissà che, wow, sono diventato Brian Houston. Volevo dire Whitney Houston, ho detto Brian Houston. Vabbè, non c'è una differenza chissà che, però c'è la differenza. Cioè, io penso di saper cantare abbastanza bene, diciamo, nella nota giusta. Quindi non c'è chissà che la differenza, però c'è la differenza. Cioè, veramente, secondo me c'è tanta differenza, specialmente quando voi vi andate ad ascoltare dopo, per esempio in diretta, perché quello che fate voi nel culto e poi quello che andate ad ascoltare in diretta, c'è una differenza incredibile. Cioè, se voi cantate, diciamo, così e così in chiesa, cioè in diretta farà schifo. Quindi anche se cantate bene in chiesa, in diretta non si sentirà chissà che. Però con autotune aiuta veramente tanto. E non è barare, ripeto, non è barare. Mi state antipatici tutti voi che dite che è barare. Non è barare, ok? Oh! Vabbè, comunque, non, come sta, diciamo, di default, non è molto forte l'autotune. Quindi sembrerà naturale, ma anche se stonate, ok? Quindi, cioè, state attenti comunque a non stonare. Quindi la differenza c'è, non c'è, però c'è. Ok? Molto chiaro. Vabbè, comunque, Paldo alle ciance, di nuovo. Spero che vi è stato interessante abbastanza. Non si dice vi è stato interessante. Spero che vi ha interessato, ok? Spero che magari alcuni che avevano questo concetto di autotune sbagliato, spero che vi ha aiutato in qualche modo. E spero che magari qualcuno gli è piaciuto questo video e pensa, wow, lo posso usare anch'io sto metodo. Quindi, se vi è piaciuto, come dico sempre, iscrivetevi al canale perché continuerò a fare video del genere se vi iscrivete. Quindi iscrivetevi. No, iscriviti adesso. Ho detto iscriviti, se no non faccio più questi video perché mi demoralizzo. No, dai, a parte gli scherzi. Seguitemi anche sui social. Se avete qualche domanda o qualcosa che non sono stato chiare, come sempre, commentate sotto o sul mio post su Instagram o mi scrivete in direct, bla bla bla. Se mettete mi piace aiutate, diciamo, l'algoritmo di YouTube a diciamo sponsorizzare il video o comunque consigliarlo ad altre persone, quindi per favore fate anche quello e ci vediamo al prossimo video. Ciao!